Avete sempre sognato una pasta al forno cremosissima, semplice da fare e molto molto saporita? Facciamolo insieme, seguitemi fino alla fine e vedrete che non ve ne pentirete. Allora, iniziamo con il sugo. Prendiamo una cipolla e la tritiamo. Tritiamola finemente. Potete utilizzare tutte le cipolle che volete, rossa, dorata, bianca, anche uno scalogno se vi piace, perché no? Tanto vi farà piangere allo stesso modo, sappiatelo. Dopo la cipolla, io utilizzo anche uno spicchio d'aglio, che però non schiaccio, lo sbuccio. Già sbucciato, lo taglio a metà, così dopo possiamo toglierlo dal sugo. E poi un piccolo peperoncino, giusto per dare una piccola nota di piccantezza, non tantissimo, a me non piacciono le cose iper piccanti, però un pochino secondo me per il profumo e per un leggero pizzicorio ci sta bene. Togliamo i semini interni, che sono quelli un pochino diciamo più piccanti, e lo tritiamo grossolanamente, e lo mettiamo all'interno della ciotola. Passiamo ai pomodorini. Potete prendere sia i datterini che i ciliegino. Ciliegino sono quelli più tondi, i datterini sono quelli un po' più allungati. Quando è stagione, quindi insomma d'estate, in primavera estate, quando cominciano a essere saporiti, possiamo utilizzarli, altrimenti possiamo prendere quelli in scatola, quando non è stagione, che sicuramente saranno stati conservati invece quando erano belli saporiti e di stagione. Li tagliamo a metà, perché poi non li faremo proprio spappolare completamente. Faremo un sugo sia con i pomodorini e sia con la passata o la polpa, come preferite. Pomodorini fatti. E adesso priviamo la salsiccia del budello e la sbricioliamo. Lo facciamo poi in pentola. Anche qui salsiccia potete prendere quella che più vi piace, dalle nostre parti c'è la luganega, ma ci sono anche le salamelle, ci sono quelle con il finocchietto dentro che a me piacciono tantissimo, insomma potete un po' sbizzarrirvi a seconda dei vostri gusti. Ecco, adesso possiamo andare sul fuoco. Quindi in un tegame mettiamo dell'olio extravergine di oliva e poi aggiungiamo cipolla, aglio e peperoncino. Facciamo rosolare un attimino. Allora, io in realtà quando devo fare un sugo che poi va consumato velocemente, faccio rosolare la cipolla a fuoco molto basso per almeno 10-15 minuti, aggiungendo magari anche 1 o 2 cucchiai di acqua calda per farla proprio appassire. Se invece avete un po' più tempo, perché appunto bisogna cuocere magari un sugo un po' più alla lunga, allora la cipolla avrà il tempo di appassirsi e di intenerirsi all'interno del sugo. Ma se è un sugo veloce vi conviene fare come ho detto io, farla appassire molto bene prima. Io adesso comincio a sbriciolarci dentro la salsiccia, abbassiamo il fuoco in modo che non si bruci la cipolla, così la salsiccia si rosolerà ma rilascerà anche il suo grasso, che alla fine è molto saporito. Ecco, abbassate il fuoco perché altrimenti la cipolla si brucia. E adesso mescoliamo finché la salsiccia non si rosolerà. Attenzione, perché con rosolare non intendo che deve diventare dorata e troppo asciutta, deve sbianchirsi, ovviamente rilasciare il proprio grasso, come ho detto prima, altrimenti troveremo una salsiccia estremamente dura e legnosa. Ecco, adesso possiamo leggermente alzare il fuoco e mescoliamo e controlliamo appunto che comunque la cipolla rimanga sempre chiara, che è molto importante. Ecco, se vedete che comincia a dorarsi un po' troppo, aggiungiamo un goccino di acqua calda. Ecco qua, salsiccia sbianchita, aggiungiamo i nostri pomodorini. Qui possiamo anche alzare la fiamma, tanto il pomodoro rilascerà acqua. Ecco, in questo modo lo lasciamo andare per 5 minuti mescolando, così il pomodoro rilascia l'acqua, la salsiccia si insaporisce, insomma
tutto diventa più buono insieme. Qui alzo la fiamma perché voglio che il pomodorino non si lessi, ma che invece si faccia un bel sugo, diciamo, asciutto e saporito. Sarà bello poi trovare il pomodorino, non dico quasi intero, ma ancora consistente poi dentro alla pasta al forno. È arrivato il momento di aggiungere il pomodoro. Io ho messo della polpa, ma potete usare anche la passata. Aggiustiamo di sale, ancora il sale non l'abbiamo messo, e mettiamo anche un pochino di pepe. Ecco, qui adesso possiamo mettere un fuoco dolce, quindi che non sia né troppo alto né troppo basso. E lasciamo cuocere almeno per 10-15 minuti. Non si deve asciugare completamente, ma comunque un pochino si deve ispessire. Ecco, nel frattempo noi possiamo preparare la besciamella. Besciamella, scaldiamo un tegame, aggiungiamo il burro e lo facciamo sciogliere. Cosa stiamo preparando qui? Stiamo preparando il cosiddetto roux, ovvero burro sciolto, e poi aggiungiamo la farina. Il burro sciolto con la farina, appunto, che formano insieme il roux, sarà la parte addensante della nostra besciamella, perché poi uniremo il latte. Quindi più farina voi aggiungete al roux, più la besciamella sarà densa, meno ne aggiungete e più sarà fluida. In questo caso, soprattutto per fare questa pasta, a noi non serve troppo densa, quindi la proporzione è che su un litro di latte si mette 100 g di farina e 100 di burro. In generale questa è la, diciamo, la dose standard. In questo caso io utilizzo 500 ml di latte, 50 di burro, ma metto 35 di farina perché voglio che la besciamella sia un pochino più fluida. Ecco, quando il burro si scioglie completamente, aggiungiamo la farina e poi la lasciamo tostare un paio di minutini mescolando. Fuoco medio, ci siamo. Ecco, sappiate che la farina, o comunque gli amidi anche, dentro agli ingredienti grassi non formano grumi. Formano grumi invece negli ingredienti liquidi come l'acqua, il latte, anche la panna, anche se di meno, ma nel grasso, come vedete, grumi non ce ne sono. Ecco, se volete che la besciamella si faccia più velocemente, il latte scaldatelo, altrimenti se aggiungete del latte freddo al roux, ovviamente ci vuole anche il tempo per scaldare il latte. Non cambia niente ai fini della ricetta, però era un piccolo trucchetto. Ecco, lasciamo tostare un pochino la farina dentro al burro, ecco qui, e adesso possiamo aggiungere il latte, mescolando. Poi magari possiamo prendere una frusta se vediamo dei grumetti, ma in genere ecco, adesso bisogna mescolare sempre a fuoco medio dolce, insomma, fino a fare addensare la besciamella. Bisogna aggiungere ovviamente il sale perché non ce n'è, la noce moscata, che nella besciamella, diciamo, ci vuole assolutamente, poi a me piace in modo particolare, e se volete anche un po' di pepe, ma il pepe l'abbiamo già messo dentro al sugo, quindi direi che possiamo evitare. Ecco, come vedete la besciamella è diventata densa, spegniamo il fuoco, lasciamola da parte. Qui c'è il nostro sugo, intanto continua. 2 minuti poi lo spegniamo, ma prima volevo aggiungere tanto basilico, a me piace proprio tantissimo, penso che proprio cambi il gusto del pomodoro, quindi ne metto un bel po' spezzettato. Mescoliamo. E nel frattempo, visto che ormai la besciamella è pronta, al sugo manca qualche minuto, abbiamo aggiunto già il basilico e tutto, io calo la pasta.
metto un po' di sale grosso nell'acqua, ci butto la pasta. Io ho scelto dei rigatoni, scegliete la pasta che più vi piace, ma intendo dire che sarebbe meglio pasta corta sicuramente. Teniamola molto ma molto al dente, ok? Quindi vado. Ovviamente guardate il tempo di cottura che c'è scritto sulla confezione della pasta che avete acquistato e non lo so, se c'è scritto 13 minuti, magari ai 10 minuti la togliamo, però assicuriamoci che sia cotta, che non rimanga cruda. Nel frattempo io mi dedico agli altri ingredienti che andremo ad aggiungere alla nostra pasta al forno. Allora, formaggi scelti. Provola affumicata, potete utilizzare anche della provola dolce, e mozzarella. In questo caso io uso il fior di latte perché la bufala rilascia veramente tanta acqua. Cosa facciamo? Come vedete anch'io ce l'ho dentro ad un colino perché comunque la mozzarella rilascia acqua, quindi la taglio a dadini e poi la rimetto dentro al colino in modo che se deve perdere ancora un po' di acqua lo faccia in quel modo. Quindi cubetti. E la stessa cosa facciamo con la provola. Sapete che io utilizzo spesso la provola affumicata perché dà un po' di spinta in più come sapore, però potete utilizzare anche un altro formaggio che non sia a pasta molle ovviamente, non so, mi viene in mente l'Emmental, la fontina, cose del genere, al posto appunto della provola, se non vi piace o se volete cambiare. E continuiamo con la provola. Dadini anche qua. Come vedete io prima faccio delle fettine dello spessore di cui si vuole avere il dadino e poi dei bastoncini che riduco poi in dadini. Ne volete un po'? Ecco che ho scolato la pasta al dentissimo. Tengo la stessa pentola bella calda in cui ho cotto la pasta, perché adesso qui uniamo tutto quanto. Il sugo di pomodoro con la salsiccia, la besciamella, che nel frattempo si è un pochino addensata, ma è perfetta così. La provola, la mozzarella e un po' di pecorino e parmigiano mischiati assieme. Adesso mescoliamo tutto. Guardate che meraviglia! Prendiamo una teglia, anzi mettiamola qui vicino, ci mettiamo un po' d'olio sul fondo, la rispennelliamo un po' e poi ci buttiamo dentro la nostra pasta. Guardate che meraviglia! Livelliamo un po', sempre un po' di formaggio grattugiato sulla superficie così fa un po' di crosticina e poi mettiamo in forno a 180 gradi per 30-40 minuti finché vediamo una bella crosticina in superficie. Ecco la nostra pasta al forno saporitissima, cremosa e avete visto molto semplice da fare. Guardate che bella crosticina che ha in superficie. Se la volete ipercremosa, una volta tolta dal forno, mangiatela subito, altrimenti se come me la volete lasciare un attimino assestare, dopo un 10 minuti sarà ancora più buona e più compatta. Tagliamone una bella fetta. Guardate che bella! Eh sì, direi proprio che ci siamo. Guardate. Che ne dite? Bella, eh?